Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un video che so vi incuriosirà tantissimo. Preparatevi perché parleremo di una delle attrici turche più amate e seguite, una vera e propria icona di stile e talento, Neslihan Atagul. Ma non ci concentreremo solo sui suoi successi, sulla sua bellezza o sui suoi ruoli più famosi. Oggi andremo un po' più a fondo. Esploreremo un periodo della sua vita che è stato particolarmente difficile, un vero e proprio periodo buio come lo definiscono molti. Parleremo anche di alcuni aspetti della sua vita privata che, sebbene non siano sempre stati facili, l'hanno resa la donna forte e determinata che è oggi. Insomma, avremo un sacco di cose da scoprire insieme e sono sicuro che alla fine del video avrete una prospettiva ancora più completa e profonda su Neslihan Atagul. Prima di iniziare, però, vi invito, se non lo avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale. Attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Abbiamo un sacco di contenuti interessanti in arrivo e non vorrei che ve li perdiate. Allora, siete pronti? Iniziamo! Neslihan Atagul è una di quelle persone che sembra avere tutto: bellezza che incanta, un talento recitativo che brilla in ogni ruolo, un successo che la pone sotto i riflettori internazionali e un matrimonio che, almeno all'apparenza, sembra una favola. Ma, come spesso accade, la realtà è un mosaico di luci e ombre, una tela intricata dove la felicità e la difficoltà si intrecciano in un ballo costante. Dietro al sorriso radioso che vediamo sui red carpet, nelle copertine patinate delle riviste e nelle interviste patinate, si nasconde una donna di carne e ossa. Un'anima vibrante che ha dovuto affrontare sfide importanti, momenti di grande difficoltà che l'hanno messa a dura prova, forgiandola e rendendola la persona che ammiriamo oggi. Uno dei periodi più difficili della sua vita, un capitolo che ha segnato profondamente il suo percorso, è stato sicuramente quello legato ai suoi problemi di salute. Nel 2020, mentre era impegnata a dare anima e corpo nelle riprese della serie Sefirin KZ, la figlia dell'ambasciatore, un progetto ambizioso che l'aveva catapultata ancora più in alto nel firmamento delle star turche, Neslihan ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti. All'inizio, sembravano piccoli fastidi, un senso di malessere generale che poteva essere facilmente attribuito alla stanchezza e allo stress tipici dei ritmi frenetici del mondo dello spettacolo. Ma, con il passare delle settimane, questi sintomi si sono intensificati, trasformandosi in un vero e proprio incubo che minacciava di compromettere non solo la sua carriera, ma anche la sua salute e il suo benessere. Dopo una serie di esami e consulti medici, la diagnosi è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Leaky Gut Syndrome, o sindrome dell'intestino permeabile. Una condizione subdola e insidiosa, spesso sottovalutata, ma che può avere un impatto devastante sulla qualità della vita. Immaginate le pareti del vostro intestino, normalmente impermeabili e selettive nel permettere il passaggio di nutrienti essenziali, che improvvisamente si trasformano in una sorta di colabrodo, lasciando filtrare sostanze indesiderate, tossine e batteri nel flusso sanguigno. Questa invasione innesca una serie di reazioni infiammatorie a catena, compromettendo il sistema immunitario e causando una miriade di sintomi fastidiosi e debilitanti. I sintomi della sindrome dell'intestino permeabile sono vari e possono manifestarsi in modo diverso da persona a persona, rendendo la diagnosi ancora più difficile. Nel caso di Neslihan si sono presentati gonfiore addominale persistente, dolori e crampi intestinali, affaticamento cronico che la privava di energia e vitalità, difficoltà digestive che rendevano ogni pasto un incubo, problemi di pelle come eruzioni cutanee, eczemi e acne, e, in alcuni momenti, anche disturbi dell'umore, ansia e depressione. Immaginate di dover recitare, di dover interpretare un ruolo emotivamente impegnativo, di dover immergervi completamente nella psiche del vostro personaggio, di dover essere sempre al top della forma fisica e mentale, di dover sostenere ritmi di lavoro massacranti, mentre il vostro corpo vi tradisce in questo modo, mentre il vostro intestino è in rivolta, mentre la vostra energia si prosciuga giorno dopo giorno. Neslihan ha cercato di combattere la malattia con tutte le sue forze, di continuare a lavorare, di non arrendersi alla sofferenza. Ha provato diverse terapie, ha seguito regimi alimentari restrittivi, ha cercato di gestire lo stress e la stanchezza con tecniche di rilassamento e meditazione. Ma la malattia era più forte di lei. Le sue condizioni di salute sono peggiorate inesorabilmente, al punto da costringerla ad abbandonare la serie Sefirin KZ a metà della seconda stagione,
proprio quando il suo personaggio, Nare, era diventato un'icona per milioni di spettatori in tutto il mondo. È stata una decisione sofferta, una scelta dolorosa che ha lacerato il suo cuore, ma era l'unica cosa giusta da fare per tutelare la sua salute e la sua sanità mentale. L'annuncio del suo abbandono ha scosso i fan di tutto il mondo, che si sono riversati sui social media per esprimere la loro preoccupazione, il loro sostegno e il loro affetto nei confronti della loro beniamina. Hashtag come cancelletto Get Well su Neslihan e cancelletto Neslihan Atagulbeloviu sono diventati virali in poche ore, testimoniando l'amore incondizionato del pubblico per l'attrice. In molti si sono identificati con la sua sofferenza, condividendo le proprie esperienze con malattie croniche e problemi di salute mentale. Neslihan, dal canto suo, ha sempre cercato di essere trasparente con i suoi follower, raccontando apertamente le sue difficoltà, condividendo i suoi progressi e ringraziando per l'affetto e il sostegno ricevuto. Ma il periodo buio non era legato solo alla malattia fisica. Parallelamente ai problemi di salute, Neslihan ha dovuto affrontare anche alcune difficoltà nella sua vita privata, ombre che si sono allungate sul suo matrimonio e sulla sua immagine pubblica. Come sapete, è sposata con l'attore Kadir Dulo, un altro volto molto amato della televisione turca, un uomo carismatico e affascinante che ha conquistato il cuore di milioni di fan. La loro relazione, fin dagli inizi, è stata al centro dell'attenzione mediatica, un romanzo rosa seguito con passione e curiosità dal pubblico. Si sono conosciuti sul set della serie Fatih Harbiye nel 2013, un set che ha fatto da sfondo al loro primo incontro, un luogo magico dove è scoccata la scintilla dell'amore. Si sono innamorati subito, come nei film, e la loro storia è diventata ben presto una delle più belle e invidiate del mondo dello spettacolo turco. Il loro matrimonio, celebrato nel 2016 con una cerimonia sfarzosa e romantica, è stato un evento mediatico di proporzioni enormi. Un vero e proprio matrimonio reale che ha fatto sognare milioni di persone. Sembrava una favola, un amore perfetto destinato a durare per sempre, un esempio di felicità e armonia da ammirare e imitare. Ma, come spesso accade, la realtà è diversa dall'immagine patinata che viene proiettata sui media. Dietro le quinte della loro vita dorata, si sono insinuate ombre oscure, sussurri maligni e voci insistenti che hanno messo a dura prova la loro relazione. Negli ultimi anni, si sono susseguite diverse voci di crisi nel loro matrimonio, alimentate da alcuni tabloid turchi che hanno riportato presunti tradimenti da parte di Kadir, accuse gravi e infamanti che hanno minato la loro fiducia e il loro amore. Queste speculazioni, sebbene mai confermate ufficialmente, hanno avuto un impatto devastante sulla loro vita privata, aggiungendo ulteriore stress e pressione a un periodo già molto difficile, segnato dalla malattia di Neslihan e dalle difficoltà professionali. Immaginate di dover lottare contro un male invisibile che vi consuma dall'interno, di dover affrontare le sfide del lavoro e della vita quotidiana, e, allo stesso tempo, di dover difendere il vostro amore e la vostra reputazione da accuse infondate e maligne. Neslihan e Kadir hanno sempre cercato di smentire queste voci, di mostrare un'immagine di unità e di amore, di proteggere la loro privacy e la loro intimità. Hanno rilasciato interviste congiunte, si sono mostrati sorridenti e affiatati sui social media, hanno cercato di dimostrare al mondo che il loro amore era più forte di qualsiasi pettegolezzo. Ma è chiaro che queste speculazioni hanno avuto un impatto sulla loro vita privata, creando un clima di tensione e di incertezza, alimentando dubbi e paure. È importante sottolineare che queste sono solo voci e speculazioni, non ci sono prove concrete di questi presunti tradimenti. Ma il fatto che siano state riportate così frequentemente dai media, con dettagli piccanti e ricostruzioni fantasiose, ha sicuramente creato un clima di tensione e di incertezza, rendendo difficile per Neslihan e Kadir proteggere il loro amore e la loro felicità. Neslihan ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, di non alimentare il gossip, di non dare in pasto ai media la sua sofferenza e la sua vulnerabilità. Ha cercato di concentrarsi sulle cose importanti, la sua salute, il suo lavoro, il suo amore per Kadir, la sua famiglia e i suoi amici. Ma è inevitabile che, quando si è una figura pubblica così esposta, la propria vita privata diventi di dominio pubblico, esposta al giudizio e alla curiosità morbosa del pubblico. Nonostante le difficoltà, Neslihan è sempre stata una donna forte e resiliente, una guerriera che non si è mai arresa di fronte alle avversità. Ha saputo affrontare le sfide con coraggio e determinazione,
senza mai perdere la speranza, senza mai rinunciare ai suoi sogni. Si è dedicata alla sua salute con impegno e dedizione, ha seguito terapie e trattamenti per curare la sua malattia, ha cercato di superare le difficoltà nella sua vita privata con pazienza e perseveranza. E oggi la vediamo più forte e radiosa che mai, una fenice che è risorta dalle proprie ceneri. È tornata a recitare con rinnovato entusiasmo, ha nuovi progetti in cantiere, continua a essere un'icona di stile e di bellezza, un modello per milioni di donne in tutto il mondo. Ma soprattutto, è una donna che ha imparato molto dalle sue esperienze, che ha saputo trasformare il dolore in forza, che ha capito l'importanza di prendersi cura di sé, di proteggere la propria felicità e di coltivare le proprie passioni. La storia di Neslia Natagul ci insegna che la vita non è sempre facile, che anche le persone che sembrano avere tutto devono affrontare delle sfide, che anche le star più brillanti possono attraversare momenti bui. Ma ci insegna anche che è possibile superare le difficoltà, che è possibile rialzarsi dopo una caduta, che è possibile trovare la forza dentro di sé per andare avanti, che è possibile trasformare la sofferenza in opportunità di crescita e di cambiamento. E ora, riassumiamo brevemente i punti principali di questo video. Abbiamo parlato del periodo buio di Neslia Natagul, dei suoi problemi di salute legati alla sindrome dell'intestino permeabile, delle difficoltà nella sua vita privata e delle voci di crisi nel suo matrimonio. Abbiamo visto come ha affrontato queste sfide con coraggio e determinazione, diventando un esempio di resilienza e di forza per molti. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia offerto una nuova prospettiva su Neslia Natagul. Se avete trovato il video interessante, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, quali sono i vostri attori e attrici preferiti, quali argomenti vi piacerebbe che trattassimo nei prossimi video. E ora arriviamo alla nostra call to action finale. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e, se non lo avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a crescere e a creare contenuti sempre più interessanti per voi. Grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!